Emoticons, emoji nel nostro Amazfit GTS. Oggi finalmente si può. In questo video andremo a vedere come attivare i font per la visualizzazione delle iconcine tanto amate. Nella descrizione del video trovate tutto il materiale fornito dal gruppo Telegram Amazfit and Huami Italia by jidschina.it. Cominciamo con lo scaricare i font. Ho utilizzato Chrome e una volta scaricati saranno presenti nella cartella di download del telefono. Successivamente andiamo nel Play Store alla ricerca di un'app che si chiama Notify and Fitness. Non è questa di questo colore, ma è quella di colore verde. Notify and Fitness for Amazfit. Procediamo con l'installazione di questa app. Installata l'app, procediamo all'apertura, clicchiamo su Consenti e facciamo l'associazione dell'orologio all'app. Associamolo pure, associa Amazfit GTS e procediamo con il tap di tutte le richieste. Amazfit Watch è installata, proseguiamo fino ad arrivare al menu principale dell'app una volta che è stata installata completamente. Inseriamo dei dati velocemente, tanto la utilizzeremo solo per fare l'upload, dopodiché la disinstalleremo. L'accesso alle notifiche possiamo abilitarlo, ma in influente. La apriamo e andiamo in utilità, scorriamo il menu, alla voce aggiorna il firmware della Amazfit, consenti e poi scegli file e andiamo a cercare nella cartella download dove abbiamo scaricato i font. Download GTS_font 12 eccetera, clicchiamo e possiamo a questo punto verificare che il font è valido e iniziare l'aggiornamento. In questo momento quindi l'app Notify procede con l'upload, proprio il caricamento dei font che abbiamo scaricato sull'orologio GTS. Nel frattempo che avviene il download vi ricordo di eseguire la procedura con orologio GTS con almeno il 50% di carica di batteria. E non mi assumo alcuna responsabilità riguardo la procedura. Se qualcosa dovesse andare storto, la responsabilità è vostra, di prendervi questo rischio di fare questo upload del firmware dei font. A questo punto andiamo ad attivare un'altra funzionalità nel menu della Amazfit app. Alla voce visibile modalità rilevabile, quindi attiviamo questa modalità che servirà per far vedere alla Mi Fit Mod il nostro account. A questo punto non lo faccio vedere, ma potete anche procedere con la disinstallazione dell'app Notify and Fitness che non utilizzeremo più. Andiamo invece a scaricare la Mi Fit Mod, sempre dal link disponibile che trovate nella descrizione del video. Bene, a conclusione del download, quindi possiamo procedere all'apertura e quindi installazione dell'APK. Essendo un file non proveniente da Play Store, ci chiederà di consentire l'installazione dell'app da fonte, diciamo, non sicura, e installiamo questa Mi Fit modificata grazie al gruppo Telegram che, ricordo, ce l'ha fornita, ce la dà a disposizione, che ci dà una serie di utilità. Tra queste appunto la possibilità di visualizzare i font che abbiamo appena installato. Ora questo è un passaggio un po' delicato, dobbiamo accedere con un account esclusivamente MI, non gli altri account, e deve essere lo stesso con cui abbiamo fatto accesso dall'app Amazfit, quella ufficiale di Huami, perché i due account si sincronizzino e siano collegati. Quindi mi raccomando, utilizzate lo stesso account sulle due app, la Amazfit e la Mi Fit Mod, per accedere. Eseguite queste operazioni, andiamo nelle impostazioni di sistema di Android, proprio nelle impostazioni, e cerchiamo accesso alle notifiche. Da qui possiamo spegnere l'app ufficiale Amazfit e, anche se non abbiamo disinstallato Notify, spegnere anche Notify Me e attivare solo Mi Fit Mod. In questo modo pilotiamo tutte le notifiche a questa app che abbiamo installato. Ora andiamo ad aprire l'app e, se tutto è andato bene, dovremo Amazfit Kestrel. Dovrebbe essere riconosciuto il nostro orologio con questo nome qui invece che GTS come Kestrel. Andando nelle impostazioni di questa app, se scorriamo il menu e andiamo su Firmware and X Shadow menu,
Scorrendo tra le voci c'è la possibilità di usa emoticons, di abilitare l'utilizzo delle emoticons. Facciamo una prova, inviamoci un messaggio per vedere se vengono visualizzate ed ora andiamo a fare l'ottimizzazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'app in background, perché almeno sull'Honor 10 ho notato un certo lag, ritardo per la ricezione delle notifiche. Per ottimizzare ed avere che le notifiche arrivano su orologio in tempo reale facciamo così. Apriamo sempre la nostra app Mi Fit, andiamo su Amazfit Kestrel e cerchiamo Esegui in background. Vai alle impostazioni e da qui sia per la Amazfit la disabilitiamo l'automatica, la gestione automatica e teniamo tutto attivo, e anche per la Mi Fit Mod disabilitiamo il selettore, il toggle, e lasciamo tutto attivo. Eseguita questa ultima impostazione abbiamo concluso l'installazione delle emoji e potete fare una prova di velocità per vedere dopo quanto arriva sull'orologio la notifica con le relative icone. Spero il video vi sia piaciuto, se avete dubbi scrivete nei commenti, andate nel gruppo Telegram di cui trovate il link nella descrizione. Grazie per la visualizzazione e ciao a tutti!